Ciao a tutti. Il narcisista scompare definitivamente dalla vita di quella partner che ha deciso di ribellarsi e di non sottoporsi più al gioco della manipolazione e dell'abuso, ma non torna più anche da chi l'ha umiliato e mortificato, ovvero da quella donna che si è risollevata dopo essere caduta e non ha più interesse per lui, avendo la sua vita da vivere e non avendo più nulla da offrirgli. Questa donna ha raggiunto la sua indipendenza e non è disposta ad accudirlo come una madre. Ma il narcisista non torna più anche da quella persona che l'ha smascherato e gli ha riaperto la ferita narcisistica. Se il narcisista ha agito in modo dannoso o abusivo nei confronti della ex partner e teme le conseguenze delle sue azioni, potrebbe decidere di non tornare per evitare di affrontare responsabilità o punizioni. Se la ex partner ha esaurito le risorse emotive, psicologiche o fisiche che il soggetto di matrice narcisistica solitamente sfruttava, quest'ultimo potrebbe decidere di non tornare più, poiché non vede più nessun vantaggio nel mantenere la relazione. Se la ex compagna lo ha minacciato di ritorsioni legali o sociali, anche in questo caso può decidere di non tornare per proteggere se stesso e i propri interessi. Se la ex partner ha smesso di metterlo su un piedistallo, il narcisista potrebbe sentirsi privato della sua fonte principale di gratificazione e non provare più interesse. Se la ex partner in passato ha criticato apertamente il comportamento narcisistico del partner, quest'ultimo potrebbe evitare il confronto per sfuggire a ulteriori critiche e giudizi negativi. Se il narcisista percepisce che la ex compagna lo vede come inferiore o non più desiderabile, potrebbe evitare di tornare per non affrontare ulteriori ferite al suo ego. Se la ex partner ha esaurito le risorse utili per il narcisista, come ad esempio supporto emotivo, finanziario o sociale, quest'ultimo potrebbe perdere definitivamente interesse. Se la ex compagna ha acquisito forza emotiva e lo affronta in modo assertivo, l'individuo con disturbo narcisistico di personalità può evitare il confronto per non essere messo in una posizione di vulnerabilità. Se il narcisista non è più in grado di controllare la situazione finanziaria della ex partner o di trarne vantaggio, potrebbe decidere di non tornare per non perdere ulteriori risorse o potere. Se la ex compagna dimostra di avere un forte senso di sé e non tollera più il comportamento narcisistico, lui potrebbe evitare il confronto per paura di essere esposto o messo in difficoltà. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo una serie di motivazioni per le quali il narcisista potrebbe decidere di non tornare più dalla sua ex partner. Non vuole assumersi la responsabilità delle proprie azioni e preferisce evitare confronti. Si sente ferito nell'orgoglio e preferisce tenere le distanze. Ha trovato una nuova fonte di approvvigionamento e di gratificazione. Non è più attratto fisicamente dalla ex partner. Ha paura di ripetere lo stesso schema di relazione fallimentare. Si sente notevolmente superiore e non ha bisogno dell'ex partner per sentirsi importante. Ha individuato dei difetti nell'ex partner che non riesce a tollerare. Ha bisogno di spazio per concentrarsi su se stesso e sul proprio benessere. La relazione lo ha reso insoddisfatto e vuole lasciarsi alle spalle quel capitolo della sua vita. Ha trovato qualcuno che lo soddisfa emotivamente e fisicamente molto di più della sua ex partner. È narcisisticamente alimentato da nuove conquiste e da nuove relazioni. Ha bisogno di sentirsi libero e senza vincoli. Ha paura di essere scoperto per ciò che realmente è e preferisce evitare situazioni che potrebbero metterlo in discussione. Ha trovato qualcuno che lo adula e lo lusinga costantemente. Non vuole confrontarsi con i suoi errori e con le conseguenze delle sue azioni.
Ha paura di essere giudicato o ridicolizzato dalla sua ex compagna. Non è più interessato a mantenere una relazione con la sua ex partner. Ha trovato qualcuno che lo fa sentire più potente e più dominante. Ha paura di essere ferito nuovamente e preferisce evitare situazioni emotivamente intense. Preferisce concentrarsi solo su se stesso e sulle sue esigenze, piuttosto che preoccuparsi degli altri. Ha bisogno di spazio e di tempo per ritrovare se stesso e per poter indossare nuovamente la maschera che aveva perduto. Non è pronto a impegnarsi in una relazione e preferisce mantenere le distanze. Ha paura di essere vulnerabile e preferisce proteggere la sua autostima e il suo ego. È troppo concentrato sul suo lavoro e sulla sua carriera per dedicare tempo ed energie ad una relazione. Ha paura di essere manipolato e controllato dalla sua ex partner e preferisce evitare situazioni potenzialmente dannose. Ha bisogno di tempo per guarire dalle ferite emotive del passato e non è ancora pronto ad impegnarsi in una nuova relazione. In sintesi, il narcisista comprende che la persona ha scoperto la sua vera natura e che non ha più senso fingere, poiché la fiducia è irrimediabilmente perduta. Questa consapevolezza lo porta a provare un profondo senso di vergogna e di rabbia verso la vittima e quindi decide di chiudere la relazione nel modo più disdicevole che esista, allontanandosi per sempre. Ma non dimenticare che nonostante l'assenza del tuo ex partner narcisista, la tua vita può prendere una nuova direzione. Senza la sua influenza tossica si aprono nuovi orizzonti per la tua crescita personale, per la scoperta di te stessa e per relazioni più sane e più appaganti. L'esperienza con una persona tossica, sebbene dolorosa, può anche essere un catalizzatore per un'autentica trasformazione interiore. Puoi scegliere di abbracciare la libertà ritrovata e di proseguire il tuo cammino verso la guarigione e la felicità. Pensaci per un attimo. Mentre il narcisista rimarrà incatenato nei suoi schemi comportamentali per tutta la sua misera esistenza, tu avrai finalmente la possibilità di guardare avanti, verso un futuro luminoso e pieno di occasioni. Quando scoprirai la vera te e avrai raggiunto la tua libertà interiore, allora potrai dire di aver vinto. Non scordare mai che tu sei la tua priorità. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.